Ciao a tutti e bentornati sul canale. In questo video continuiamo il discorso che abbiamo iniziato nel video precedente e che riguarda la creazione di una semplice centralina per piscina. In particolare andiamo a vedere come creare le regole di automazione di accensione e spegnimento della pompa di ricircolo e le regole per la creazione di notifiche quando la temperatura dell'acqua raggiunge una certa soglia. In particolare io utilizzerò la soglia di temperatura di 15 gradi perché quando l'acqua raggiunge quella temperatura e va sotto è il momento giusto per chiudere col telo la piscina. Andiamo quindi a vedere velocemente come si creano queste regole. Andiamo quindi subito a vedere la creazione delle regole per l'automazione della pompa di ricircolo. In questo particolare caso io le regole le ho già create perché le sto utilizzando da un po', però possiamo andare a andare a vedere come sono fatte. Quindi andiamo su Settings, Rules, cerchiamo piscina e abbiamo due regole. La regola per l'accensione della pompa e la regola per lo spegnimento. Al momento queste due regole sono legate a un timer, a un cron, quindi si scatenano in un particolare orario di tutti i giorni. Avendo i pannelli fotovoltaici, la cosa furba sarebbe farla girare di giorno, così come sto facendo adesso, però legarla al sorgere e al tramonto del sole. Al momento il mio sensore crepuscolare ancora non funziona e quindi questa cosa non la posso fare e quindi mi sono accontentato, diciamo, di legarla a un certo orario. Andiamo velocemente a vederla, vediamo l'accensione, che è una regola con il when che si triggera, quindi si scatena a una certa ora del giorno, quindi avviene tutti i giorni all'ora specificata qua. Come comando ha l'invio di un comando on, quindi il comando che viene inviato è on, all'item point pompa piscina. Quindi niente di particolare, all'ora settata viene inviato on al comando all'item pompa piscina. Questo item, se vi ricordate, è legato al canale 2 del Sonoff Dual, quindi si attiva il canale 2 del Sonoff Dual e a quell'uscita è collegata la spina della pompa. Niente di più facile, semplice. Non ci sono altre condizioni e boom. Ovviamente la regola di spegnimento è identica, solo che ovviamente cambia l'orario, 18:30, e cambia il comando perché devo dare il comando off allo stesso item. In questo modo si disattiva l'uscita del Sonoff Dual e la pompa si spegne. Per quanto riguarda invece l'evento che scatena la notifica per la soglia di temperatura, come vedete al momento non c'è e quindi lo possiamo fare insieme. Per fare questa regola possiamo gestire, come abbiamo fatto anche in altri casi, una soglia, i famosi 15 gradi, che però può essere configurata, diciamo, dall'utente, quindi non bisogna per forza settare il valore 15 in uno script, ma la si può rendere dinamica questa soglia. Quindi la prima cosa che dobbiamo fare è creare un item, un semplicissimo item di tipo numerico che mi conterrà il valore della soglia. Quindi io vado su item, creo un nuovo item, tipo lo mettiamo numerico, dov'è qua? Category mettiamo temperature e poi come parent group gli diamo quello dove ho messo tutte le variabili di questo genere, perché ne ho anche altre. È un item, non è un point, quindi non gli diamo nessun tipo di classe semantica e lo creiamo. Adesso lo vado a ricercare. Eccolo qua. E gli aggiungo semplicemente il metadata state description %d per dirgli che è un numerico e che me lo deve visualizzare come numero intero.
quindi non gestirò delle soglie con numeri in virgola per rendere la cosa un pochino più semplice. Passiamo adesso a creare l'item che ci serve per abilitare o disabilitare l'allarme, un po' come ho fatto anche negli altri casi di allarme. Quindi torno sugli item, creo un nuovo item, questo item è di tipo switch perché deve abilitare e disabilitare, quindi on off, la categoria è switch, non metto semantic class e il parent group è quello dove ho messo anche gli altri item di abilitazione allarmi. Lo creiamo e ce l'abbiamo. Possiamo vedere un attimino le etichette, così faccio che adeguarlo già subito. Quindi abbiamo abilita allarme energia. Sì, direi che forse lo devo solo scrivere maiuscolo. Ok, così ce li ho tutti abbastanza simili. Vabbè, visto che ci siamo, adeguiamo anche questo. Adesso è la volta della creazione dell'item che effettivamente visualizza se c'è stato un allarme. Quindi sarà un altro item di tipo switch che avrà il valore on se l'allarme è scattato e off se l'allarme non è scattato. Oppure se un allarme è scattato ma è stato poi disabilitato o spento. Quindi creiamo un ulteriore item. Il tipo è uno switch e qua gli mettiamo magari il simbolo della temperatura, cold, visto che mi interessa il freddo. Non ha classe semantica ma è un item semplice e come parent group mettiamo gr allarmi, che è il gruppo che mantiene tutti gli allarmi, e poi lo rendiamo anche persistente, così possiamo vedere l'andamento storico di quando è scattato l'allarme nel tempo. Lo rendiamo persistente, quindi se l'abbiamo reso persistente, dopo averlo creato, lo andiamo a cercare di nuovo, piscina, questo qua, andiamo ad aggiungere il metadata InfluxDB, perché io ho già una tabella InfluxDB in cui vado a scrivere tutti gli alert, tutti gli allarmi, che si chiama alert, e quindi la setto. Ok, così l'abbiamo reso persistente. È arrivato finalmente il fatidico momento di creare la vera e propria rule. Quindi ci spostiamo sulle rules e ne creiamo una nuova. Allora, il nome di questa rule sarà temperatura piscina allarme check, perché sarà la regola che farà il controllo vero e proprio della soglia e abiliterà o meno l'item dell'allarme. Il trigger di questa regola è un evento di item. Di quale item? Della temperatura piscina. Andiamo a prenderlo a mano. Tutte le volte che cambia questo valore dobbiamo scatenare una regola che sarà uno script semplice, rule DSL. Quindi, prima cosa ci andiamo a recuperare il valore corrente della temperatura. Prendo il suo stato e lo converto in numerico. If, poi mi prendo la soglia. Lo converto anch'esso in numerico. Poi dico se il valore è minore o uguale alla mia soglia, gli mando il comando on a questo item. Salvo questa regola. Devo però ancora aggiungere le condizioni ulteriori. Quindi la condizione è che
il mio item abilita allarme temperatura piscina sia on, cioè io voglio eseguire questa regola solo se ho abilitato l'allarme. Poi un controllo ma può essere facoltativo, comunque vado a prendere l'allarme temperatura piscina, deve essere diverso da on, cioè se è già scattato l'allarme non controllo più, e così potrei essere a posto. Quindi salgo la regola. In questo modo dovrei avere il valore on o off sull'item di temperatura, anzi questa regola aggiorna solo a on quando la temperatura va sotto soglia. Per farlo tornare a off non basta che il valore torni sopra soglia, ma devo essere io che vado a invertire il valore dello switch dell'allarme. In questo modo, nel momento in cui il valore tocca almeno una volta la soglia, l'allarme si scatena, poi vabbè riceverò la notifica, tutto quello che è, però almeno io sono in grado di capire che almeno una volta l'ha toccato, perché se poi l'allarme tornasse a off nel momento in cui la temperatura torna sopra soglia, in un andamento magari ciclico, quindi magari la temperatura va a 14, poi dopo 2 ore va a 16, io per qualche motivo mi perdo la notifica, non vedo che comunque è scattato l'allarme. In questo modo l'allarme scatta e finché io non vado a reimpostarlo manualmente, lui rimane attivo. Ok, siamo arrivati alla creazione dell'ultima regola per gestire l'invio della notifica, quindi andiamo a creare una nuova regola e questa regola praticamente riceve l'evento che il nostro item che gestisce l'allarme della temperatura passa on. Nel momento in cui c'è questo passaggio a on viene inviata la notifica, quindi il mio trigger è il mio item di allarme. Quando cambia a on. Cosa deve fare nel momento in cui avviene questo evento? Quindi mando una notifica a tutti i dispositivi collegati a questa istanza di OpenHub. E cosa possiamo scrivere? Temperatura piscina sotto soglia. Ok, poi possiamo anche aggiungere un messaggio di log, così ce l'abbiamo anche sui log di OpenHub, i log testuali. Non ci sono altre condizioni, aggiungiamo solo la classe semantica che, essendo un alarm, lo facciamo diventare alarm. Vediamo se abbiamo una proprietà temperatura. Ok, a questo punto salviamo questa regola e dovremmo aver fatto tutto. Nel prossimo video andiamo a fare un test di queste regole e poi proviamo a modificare la sitemap per gestire i valori che abbiamo impostato, quindi il valore di soglia e l'abilitazione dell'allarme. Così vediamo se tutto funziona ed eventualmente facciamo le dovute correzioni.